Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 115. Il dolore di Psamate. Conosciamo Psamate, nereide divinità della sabbia. Il suo intervento è stato fondamentale per il positivo termine del conflitto tra Poseidone e Dioniso. Poche puntate fa i due si sono scontrati per guadagnare il diritto di avere la mano della dolce Beroe. Di Psamate sappiamo che è sposa di Proteo e che con lui ha concepito Idotea, detta anche Teonoe, e Teoclimeno. Quest'ultimo, nella versione in cui Proteo diviene il saggio re umano di Faro, nel testo Elena di Euripide, succede al padre sul trono della piccola isola. A palazzo è ospite la bella Elena di Sparta, trattenuta per essere riconsegnata al legittimo consorte, Menelao. Teoclimeno, assurto al grado più alto del potere, pensa di approfittare della sua posizione e cerca di violare la donna più bella del mondo. Con l'aiuto di Idotea, fortunatamente, Elena riesce ad evitare le attenzioni di quell'importuno corteggiatore e fugge con il marito, Menelao, nel frattempo approdato sulle sponde di Faro. Il cuore duro e vendicativo di Teoclimeno lo porta ad organizzare una terribile vendetta nei confronti della sorella, rea di avergli portato via l'oggetto del suo desiderio più forte. Solo l'intervento di Castore e Polluce salva la vita alla triste figlia di Proteo. Idotea, figlia di Psamate, aiuta Menelao, come siamo venuti a sapere nella scorsa puntata, a ripartire con venti favorevoli verso casa. Lo ha fatto per bontà d'animo, certo, ma anche con un dolore nel cuore. L'aiuto concesso alla figlia di Proteo forse ha a che fare con Canopo, il timoniere della nave di Menelao. Costui è così bello e così irresistibile che Idotea, da sotto la superficie delle onde vedendolo, se n'è innamorata. Riuscendo ad incontrarlo sulla riva, in un breve momento di solitudine, Idotea si è fatta avanti, speranzosa. Purtroppo per il suo delicato cuore, Canopo, di bellezza quasi non umana, è rimasto algido alle sue interessate attenzioni. Il giovane spartano ha un cuore guerriero, inaccessibile alle mollezze dell'amore. Anche forse per questo motivo Idotea aiuta Menelao a ripartire. Non desidera altro che Canopo, il suo infelice amore non corrisposto, lasci quelle spiagge a lei così care. Canopo, ahimè per lui, muore per il morso di un serpente durante il viaggio che porta Menelao a compiere sacrifici augurali in Egitto, sul fiume Nilo. Sorge la città di Canopo, nel luogo in cui il bellissimo timoniere è stato sepolto, e sulla sua tomba, dalle lacrime versate da Elena, sono nate le prime enule campane, il cui nome scientifico è Inula helenium, ovvero ciò che è sgorgato da Elena. Idotea e Teoclimeno
non sono però gli unici figli di Psamate. Ella è madre anche di Foco, il suo primogenito, figlio di una altra relazione. Re Eaco, che governa su Egina, scorge Psamate di lontano e se ne innamora. Il suo pensiero torna continuamente sulla bella Nereide, divinità della sabbia. Il corpo divino e le forme aggraziate turbano il sonno del re che, ormai vinto dal desiderio, decide di fare la sua mossa. Avvicina la divinità e tenta in ogni modo di entrare nelle grazie della dea, ma nulla. Ella desidera mantenersi casta e non ha intenzione per il momento di unirsi con chi che sia, men che meno con uno che si presenta carico di doni sulla riva del mare. Re Eaco, figlio della ninfa Egina e di Zeus, non ci sta tanto ad essere scartato, prima ancora di essere stato preso in considerazione, ascoltato. Continua perciò a sottoporre a Psamate le sue profferte d'amore, fino a diventare importuno. Psamate non si accorge che il desiderio in Eaco sta lievitando di minuto in minuto e continua a rifiutare con cortesia le sue attenzioni. Stanca, alla fine, Psamate decide di lasciare quel posto e si trasforma in foca, proprio nel momento in cui Eaco, non resistendo al desiderio di farla sua, la aggredisce saltandole addosso. A questi episodi di violenza e prevaricazione della figura maschile su quella femminile abbiamo assistito in diversi episodi. Ricordo ancora una volta a chi ascolta come in buona parte di questa cultura si agiti un pensiero maschilista e come azioni, come questa che sto descrivendo, alla fine vengano inquadrate o colorate come azioni romantiche. Eaco dunque balza su Psamate, che ormai si è mutata in foca. Il re si stupisce ma non molla la presa. La mutazione non lo smuove dal suo intento. Pur in questa forma animale tra le sue braccia si sta agitando la bellissima divinità dell'arena. Con questa immagine certa e fissa nella mente, Eaco giace con la foca, concependo con lei un figlio. Questo figlio, concepito in riva al mare, Foco, diviene il prediletto di re Eaco e così pure per Psamate. Questo giovane di bellezza quasi divina ha un triste destino che incombe sul suo capo. Figlio di secondo letto di Eaco, Foco ha due fratellastri più grandi di lui, Peleo e Telamone. La preferenza di Eaco nei confronti di Foco irrita Endeide, la regina consorte, che aizza i due principi contro di lui. Peleo e Telamone sfidano Eaco nei giochi, ma questi, per la gioia del padre, risulta sempre vincitore. Foco, che si avvede come la vita a palazzo per le attenzioni di Endeide divenga sempre più complessa, lascia i confini di Egina per trasferirsi nella terra che ancora oggi viene indicata come la Focide, nei dintorni del Parnasso. Dopo qualche tempo, Eaco chiede al figlio di tornare a casa. L'obbedienza di Foco gli sarà fatale. La regina, temendo che la successione al trono sia compromessa, convince i suoi due figli a rimuovere quell'ostacolo dalla loro strada. Durante una gara di lancio del disco, Foco viene ucciso e ne viene occultato il cadavere. Al ritorno, Telamone e Peleo dicono di averlo perso di vista e di non sapere nulla. Eaco, disperato per la scomparsa del figlio, invia tutte le milizie a cercarlo e finalmente il corpo dell'amato figlio viene ritrovato. L'occultamento del cadavere, le ferite riportate e il fatto che nessun altro si trovava nella zona della gara indicano come gli assassini non possono essere stati che i due fratelli.
Peleo e Telamone vengono immediatamente banditi dalle terre di Egina. Non potranno più farvi ritorno. Sulla morte di Foco esistono diverse versioni. C'è chi afferma che Telamone abbia sferrato il colpo fatale e che Peleo abbia poi aiutato il fratello a seppellire il cadavere del giovane sfortunato. C'è chi invece testimonia di come la morte di Foco sia avvenuta accidentalmente per un disco lanciato in modo maldestro da Peleo. Pausania invece suggerisce che il lancio non sia stato mal diretto. Peleo avrebbe mirato alla tempia di Foco e con incredibile precisione lo avrebbe colpito. Come è noto, l'eroe greco non corrisponde all'ideale cavalleresco dell'uomo senza macchia e senza paura. Queste figure dell'antichità hanno spesso un'azione nel passato da farsi perdonare. Ancora, l'eroe greco che si distingue per le sue grandi imprese a volte commette azioni che sanno di una umana e terribile cieca vendetta, mentre noi ci aspetteremmo il perdono e la tolleranza. Queste aspettative non devono essere interpretate come universalmente accettate e ragionevoli. Derivano infatti dalla nostra cultura degli ultimi 2000 anni, sono colorazioni di carattere religioso e culturale che confliggono con la visione che il pagano antico mondo ancora considera. Peleo e Telamone divengono infatti eroi che partecipano ad azioni importanti nel mito. Telamone è, per esempio, compagno di avventure di Eracle. Lo abbiamo incontrato infatti nella serie di episodi dedicati alla presenza di Eracle a Troia. Telamone, dicevo, è padre di Aiace, il fantastico combattente. Peleo, altresì, oltre a condurre una vita avventurosa che lo porta a sposare la magnifica divinità del mare Teti, lei così bella da essere il segreto desiderio mai soddisfatto e mai estinto di Zeus, Peleo con Teti concepirà l'invincibile Achille. Il fato vuole che sulle sponde in prossimità di Trachine Peleo e Teti si ritrovino a passeggiare. Freschi sposi ripensano al complesso corteggiamento di Peleo, non proprio lineare, come forse ricorda. Sorridono e ridono al ricordo di quei momenti. Le mandrie di Teti mollemente si aggirano sulla sabbiosa spiaggia. Qualche mucca si diverte ad entrare in mare e nuota sfidando le pacate onde. D'improvviso, davanti a loro, sorge dall'arena un enorme e nero lupo dagli occhi rossi come il sangue. La scena per un attimo pare fermarsi. Il lupo sembra stia cercando con i suoi occhi che paiono illuminati da un fuoco di vendetta qualcuno di preciso in mezzo a tante bestie e mandriani. Ecco, ha trovato la sua preda. Con la velocità del fulmine e a grandi falcate, questo enorme lupo terribile dalle minacciose fauci aperte punta verso Peleo. Davanti a sé il lupo però incontra la mandria di Teti, come a voler incutere ancor di più terrore negli occhi degli uomini che lo stanno inebetiti a guardare. Il lupo azzanna quante più mucche può, uccidendo e smembrando quegli innocenti animali. Si ciba mangiando di quelle carni con una crudeltà che non appartiene ad alcuna specie vivente. Peleo comprende che quel lupo terribile e gigantesco nato dalla sabbia è destinato a lui. È chiaro per Peleo che quel terribile sicario è stato inviato da Samate per vendicare la morte del figlio Foco. L'eroe non perde tempo, alza le braccia davanti a sé in preghiera e puntandole verso il mare a gran voce chiede il perdono per l'uccisione di Foco. La dea della sabbia però è sorda a tante preghiere.
La sua voce risuona nell'aria direttamente dalle onde del mare. Anche se sei riuscito a farti purificare dalla tua azione, il mio cuore di madre brama la sua vendetta. Non mi sfuggirai, figlio di Eaco. Peleo è di certo spacciato. A passeggio con l'amata, senza armi o corazza per difendersi, attorno a lui solo sabbia e onde. Il lupo, sazio di carni ma non di voglia di sbranare, si avvia verso la figura dell'eroe. Interviene Teti, che indirizzando le sue parole a Psamate la convince a trattenersi dall'uccidere Peleo. Nessuno sa cosa abbia sussurrato al vento Teti, non sappiamo quale giustificazione o preghiera Teti abbia rivolto alla madre ferita. Queste parole hanno effetto sulla triste divinità e il lupo, oramai lanciato verso Peleo, viene pietrificato proprio mentre effettua un balzo per ghermirlo. Peleo, che aveva come distinto alzato le braccia in un tentativo di difendersi, alzando lo sguardo, vede ad 1 centimetro dalla sua testa le fauci del lupo aperte su di lui, immobili, rese di pietra. Ringraziando per il perdono ottenuto, si allontana, contento di essere ancora vivo, e con Teti mano nella mano con lui. Prima di chiudere questo episodio, mi piace ricordare come il mito dell'uomo che si unisce ad una ninfa del mare sia uno dei più antichi e condivisi tra le culture. Questo nucleo di mito, questo piccolo agglomerato di mitemi, quello che i fonemi sono per le parole, i mitemi sono per il mito, questo piccolo agglomerato, dicevo, trova eco in quasi ogni cultura. Un ragazzo guarda il mare. Dalle onde escono delle foche, le quali, raggiunto l'asciutto, alla tenue luce della luna, si liberano dalle pelli e si manifestano in aggraziate nude fanciulle, che danzano attorno ad un fuoco sulla riva del mare. Il giovane eroe, mentre le ninfe sono distratte dalla danza e dalle risate, riesce non visto a trafugare una delle pelli, acquistando potere sulla fanciulla che la indossava. Egli poi si fa avanti, spaventa le ninfe che, infilandosi in fretta ognuna nella propria pelle d'animale, si trasformano di nuovo e riescono a fuggire. L'unica, rimasta senza travestimento, quasi sempre la più bella, inevitabilmente giace con il bel giovane, concependo insieme una nuova vita. Trovo sempre affascinante come questi invisibili fili del racconto del mito riescano ad annodarsi in così diverse e variegate culture. Ma torniamo a Trachine. C'è una calma irreale adesso. Solo il rumore delle pacate onde riempie l'aria. Le mandrie di Teti velocemente vengono dirette verso un luogo meno inquietante, di certo uno senza carcasse e quel penetrante lezzo di morte. Una grande onda, quando ogni testimone se n'è andato, ripulisce la spiaggia, portando via tutto o quasi. La statua del lupo, ricurvo nel balzo, rimane lì, enorme e spaventosa. In fianco a questa imponente pietra, dalla sabbia sorge Psamate. Carezza con dita delicate quella statua e muove lenti passi verso il bagnasciuga. Ha gli occhi bassi.
quando la prima lieve onda le sfiora i piedi, alza lo sguardo e scruta verso l'orizzonte. Così, nei dipinti, viene spesso ritratta la divinità della sabbia, con questa melanconica tensione verso un ricordo doloroso. Una solitaria lacrima le riga il volto, mentre, piena di nostalgia, Samate si lascia sfuggire sottovoce dalle labbra quelle parole che mai smettono di ferirle dolcemente il cuore. Oh fuoco, figlio mio, bellissimo e perduto. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.